Ciao, bentornati su KS Lab. Oggi parleremo di come avviare un'attività e iniziare a stampare. È un contenuto davvero vasto che cercherò di riassumere per semplicità. Qui da parte vi metterò dei contenuti per cercare di chiarire alcune cose o per offrirvi degli spunti. Sarà un discorso generale dove si potrà poi approfondire i vari argomenti. Allora, punto primo, da dove nasce tutto? Nasce da un'idea. L'idea è quella che dà moto poi a tutta la cosa. Noi dovremmo avere ben chiaro il nostro obiettivo, di che cosa vogliamo raggiungere. Infatti possiamo decidere di creare un brand, rivolgersi al personalizzato o promozionale, oppure farlo in una maniera artistica, artigianale. Per esempio, un brand sarà un discorso su cui bisognerà lavorare al di là del singolo disegno, logo, prodotto, anche sull'identità del brand. Ci deve essere dietro del marketing, deve essere studiato bene il target a cui bisogna rivolgersi e la nicchia a cui si vuole rivolgersi, che comunque sono discorsi che io vi accenno, ma poi è meglio che se vi interessa questa cosa andranno approfonditi. Per il personalizzato invece ci sarà più flessibilità, i clienti sono i più svariati e anche gli ambiti. Chiaramente va seguito anche qui un discorso di marketing, ma è più rivolto poi alla fase successiva, quando si ha già una piattaforma e tutto il resto. Poi c'è l'esigenza artistica o artigianale, nel senso che si possono realizzare stampe o prodotti se si è già un artista che magari di solito utilizza altri tipi di supporti, come potrebbero essere delle tele o sculture, cose di questo genere, che magari ha l'esigenza di avere dell'abbigliamento piuttosto che dei gadget per i propri clienti, oppure utilizza già supporti come per esempio utilizza la serigrafia per fare le proprie opere e così decide di fare delle magliette anche da vendere con sempre i propri disegni e la propria arte, però sono diciamo tirature limitate dedicato più ai fan o comunque a chi segue questo artista slash artigiano. Una volta che noi abbiamo le idee chiare dobbiamo avere una piattaforma. In questo caso oggigiorno esistono diverse possibilità. Per esempio ci si può appoggiare ad una piattaforma che si occupa lei sia della produzione dell'abbigliamento o dei gadget e poi della spedizione, che si chiama dropshipping. Il dropshipping è la spedizione direttamente al cliente della vostra maglietta o del vostro gadget. Facendo così voi non dovete costruire un sito e non dovete occuparvi della stampa personalmente. Solitamente è possibile su queste piattaforme ricavarvi il proprio spazio con il vostro nome, chiaramente prima seguito dal dominio della piattaforma stessa. Il vantaggio in questo caso è che voi non dovete avere né macchinari e dovete solo concentrarvi a fare il lato artistico o comunque grafico del vostro progetto. Come svantaggio c'è il fatto che utilizzando una piattaforma di un altro non si può modificarne il layout e le impostazioni e quindi sarà una cosa che dobbiamo prendere preconfezionata. Ci sarà prima il dominio della piattaforma stessa, quindi noi subiremo la cosiddetta depersonalizzazione. Cioè la gente penserà, ah, l'ho preso da quella piattaforma piuttosto che ricordarsi spesso dell'artista o la persona in questione. Un secondo modo, che è una via di mezzo, potrebbe essere di prendere dei macchinari base, che possono essere per esempio una termopressa, e farsi realizzare fuori i transfer piuttosto che altri tipi di supporti che possono essere fissati a caldo. In questo modo noi avremo dell'attrezzatura limitata, quindi dei costi di uscita bassi, avremo dei materiali che fatti fare da professionisti sono di alta qualità e quindi noi lavoreremo sul venduto, non dovremo tenere magazzino e in questo caso avremo comunque il nostro risultato. Questa strada è un compromesso fra la prima e quella che vi dirò poi successivamente. Il vantaggio è che siamo flessibili. Lo svantaggio è che comunque rivolgendoci a delle piattaforme esterne per avere i materiali dovremmo dipendere da loro per quanto riguarda la tempistica e eventuali sbagli, correzioni, eccetera, eccetera. La terza opzione è di prendere noi stessi tutti i macchinari che ci servono. Inizialmente magari si prenderà solo un plotter da taglio e una termopressa e poi magari col tempo si aggiungeranno altre cose.
Il vantaggio in questo caso è che avendo tutti i macchinari si è molto più svelti nel realizzare le grafiche e i disegni e si è più flessibili nel caso di cambiamento. Chiaramente lo svantaggio è che magari bisognerà avere un investimento iniziale più elevato. Il terzo punto cruciale: dove vendo le mie cose? Allora, si possono anche qui usare diversi stratagemmi. Come vi ho anticipato prima, nelle piattaforme quelle di dropshipping dove vengono prodotti i vostri gadget o abbigliamento, in questo caso già voi avete una piattaforma fatta, caricate i vostri artwork sulla vostra pagina della piattaforma, vi creerà in automatico uno shop online dove i vostri clienti potranno comprare i vostri prodotti e, come detto prima, qui comprando si occuperà di tutta la piattaforma, della stampa e della spedizione al vostro cliente, riconoscendovi poi una percentuale. Il secondo caso: si può usare sempre una piattaforma per avere uno shop online, come per esempio Etsy, come quello che usiamo noi. Vi metto qua il link sotto se volete dargli un'occhiata. E qui voi potete caricare i vostri prodotti, anche qui vi genererà uno shop online con il vostro nome, chiaramente poi dipendente dal dominio principale, nel senso come per esempio www.etsy.com/kslabshop, che è il nostro negozio Etsy. Qui i vostri clienti troveranno i prodotti, quello che mettete su. Chiaramente il vantaggio di queste piattaforme è che vi offrono, uno, l'affidabilità di chi paga per le transazioni che sono verificate da loro, quindi diciamo che voi vi risolvete i problemi dal punto di vista pagamenti non sicuri, cose di questo tipo, che se ne occupa la piattaforma. In più c'è tantissimo traffico, per esempio su Etsy c'è tantissima gente che ci gira, è conosciuta, è ritenuta affidabile e questo dà un boost in più a tutta la cosa. Come contro ci sono magari i costi delle varie transazioni, della pubblicità, cose di questo genere, e come accennato in precedenza la depersonalizzazione, nel senso che una persona che compra da Etsy vedrà: ho comprato da Etsy questo prodotto, e non si ricorderà magari di KS Lab. Per la logistica su Etsy dovete occuparvene voi, oppure a un'affiliazione con Packlink. L'altra opzione è creare un dominio proprio con il vostro shop online. In questo caso sarete molto riconoscibili perché potete mettere tutta la vostra identità nel sito, in come è impostato, nel vostro dominio e in tutto il resto delle cose, in quanto potete scegliere voi come impostare tutto il layout. Chiaramente il lato più negativo è che sarete voi a dover attirare il traffico su questo dominio. Non siete su una piattaforma che già foraggiata con un minimo di pubblicità ha già milioni di utenti che possono essere attirati. Siete voi che tramite il marketing dovete poi attirare le persone sul vostro dominio. Quindi, in conclusione, allora, secondo il mio umile punto di vista, io, se fossi un artista, una persona la quale si dedica più all'arte, a una cosa di questo genere, mi affiderei quasi completamente a una piattaforma che si occupa del dropshipping, della preparazione dei gadget, di modo da essere completamente concentrati nel proprio lavoro. Mentre invece, come nel nostro caso, se realizziamo abbigliamento personalizzato, è meglio avere i macchinari per poterlo fare, per essere subito pronti ad evadere gli ordini e essere flessibili nella realizzazione delle stampe. Mentre invece, se si vuol fare un brand, utilizzerei la soluzione ibrida, cioè avere una persona che mi realizza magari l'abbigliamento e poi dopo io mi occupo della logistica, oppure avere qualche macchinario di base col quale io posso mettere delle stampe sul mio abbigliamento per poi dopo consegnarlo. In questo modo, lavorando sul venduto, si avrà meno magazzino, meno costi e soprattutto anche meno giacenze. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete qualcosa da dire, scrivetemelo pure qua sotto. Vi ringrazio e alla prossima. Ciao!